Ciao a tutte, sono felicissima di presentarvi questo nuovo progetto, non vedevo l'ora di farvelo vedere. Questi sono i tag Ami. Cosa sono? Questi tag con questi due simpatici personaggi, la bambolina e il papero, si prestano per svariati usi, sono veramente tanti usi. Il primo uso, libro, come segnalibro, questo deve stare fuori, questo andrà messo all'interno per segnare la pagina. Ragazze, è meraviglioso, è un segnafoglio di lusso. Lui o lei che vi guarda mentre voi leggete, oppure potete utilizzarlo da appendere ai pomelli facendo il cappietto, oppure come bomboniere, sono meravigliose ragazze come bomboniere, o come profumatore mettendo del profumo di olio essenziale sul tessuto, o quando andrà imbottita mettete dei piccoli granelli di lavanda. Potete metterli nei cassetti, potete metterli appesi alle grucce, potete veramente utilizzarli anche nelle camerette dei bambini come quadretto. Ragazze, sono stupendi, stupendi, sono stati disegnati da me e questo è un regalo per tutte voi amiche. Poi scegliete voi l'uso che ne volete fare, ma credetemi, ce ne sono tantissimi di usi, quindi usate anche la vostra di creatività. Adesso vi faccio vedere come si realizza, perché andrò a replicare i due soggetti. Vi ricordo anche che giù nella descrizione del video troverete il cartamodello gratuito che è composto da 3 fogli. Per chi invece non può scaricarlo, mano a mano che farò il tutorial darò anche le misure. Se non lo dimentico, se no le darò alla fine del video. Allora, per questo progetto potete utilizzare scarti, i vostri scarti migliori di tessuto. Allora, da dove iniziamo ragazze? Dalla bambolina o dal papero? Allora, facciamo così, iniziamo dal papero. Il jeans, il pantalone, ho cercato di rendere questo progetto facile alla portata di tutte. Hanno la stessa misura, così avrete un unico cartamodello, sia per il top, vedete? Sia per il top che per i pantaloni. Il top ha la stessa identica misura, adesso vi dirò anche la misura, vedete? Solo che alla femminuccia ho fatto anche un piccolo volantino qui, attaccato al top. Quindi le misure saranno identiche, chiaramente al maschietto non fate il volantino. Se invece volete realizzare la bambolina maschietto, adesso poi vi farò vedere come fare i capelli, chiaramente l'abbigliamento sarà lo stesso identico del mini papero. Ragazzi, è facilissima, però dovete seguire attentamente il video dall'inizio alla fine, perché mano a mano vi dirò tante cosette che vi torneranno utili, altrimenti se scaricate solo il cartamodello non capirete un granché, quindi seguite il video dall'inizio alla fine. Allora, lei è meravigliosa, lui pure, adesso vi farò vedere quanto sarà meravigliosa la mini papera e la bambolina che andrò a realizzare adesso con un'acconciatura diversa. Va bene ragazzi, quindi iniziamo. Allora, iniziamo, abbiamo detto, dalla papera. Questo è il cartamodello. Ritagliate tutti i pezzi che troverete sul vostro cartamodello e ve li mettete da parte. Prendete un tessuto per realizzare il corpo della papera. Io userò il pile, ma potete utilizzare anche del cotone. Potete farlo poi del colore che più preferite voi. Qui sbizzarritevi, usate la vostra fantasia, anche e soprattutto per le decorazioni, perché quelle, come dico sempre io, a gusto vostro, vi potete sbizzarrire e fare di tutto di più. Allora, il pile, 2 tessuti messi dritto con dritto, ho fermato già con gli spilli dopo aver disegnato la sagoma, togliamo la sagoma, e adesso cosa dovete fare? Dovete andare a cucire sul disegno della sagoma e l'apertura sarà qui in basso. Adesso vi spiego tutto adesso perché sono tutti pezzi facili da realizzare ragazze, sempre con il pile le ali, 2 tessuti messi dritto con dritto, disegnate la sagoma del vostro cartamodello con la penna cancellabile e lasciate l'apertura dove è indicato sul cartamodello. Qui andrò a cucire sempre sul disegno della sagoma, poi andrò a ritagliare l'eccesso del tessuto, mi raccomando gli angoli, avvicinatevi ma non toccate la cucitura quando andate a ritagliare l'eccesso, e qui dove c'è l'apertura lasciate sempre un po' di tessuto in più, perché dopo aver risvoltato lo dobbiamo inserire all'interno. Vestitino no, il cappellino ve lo spiego dopo. Ci siamo, facciamo anche le zampette. Questo è il cartamodello, io userò la maglina, la solita maglina con cui realizzo sempre le mie belle papere. 2 tessuti sempre messi dritto con dritto, potete utilizzare anche il panno lenci, quello morbido, oppure il cotone.
disegnate la sagoma e poi cucite sempre con la lunghezza del punto più corta che avete sul disegno della sagoma e l'apertura sarà qui sulla parte superiore. Allora, ho cucito tutti i pezzi, ho tolto tutto l'eccesso del tessuto e dalle aperture ho risvoltato, quindi qua ci sono le zampette, le ali, il tessuto in più dove è aperto l'ho messo all'interno, poi lo chiuderemo anche con un puntino di colla. Questa è la sagoma che adesso deve essere riempita con l'ovattafiocchi e questo è il becco, prima non mi è sfuggito. Allora, questo è il cartamodello, guardate, troverete il becco superiore e il becco inferiore, un tessuto in panno lench per il becco superiore e uno per il becco inferiore. Come va assemblato? Dovete semplicemente appoggiare praticamente il contorno, mettere un puntino di colla tutto intorno, vedete qui aperto, becco inferiore e becco superiore, e lo incollate con un puntino di colla a caldo tutto intorno. L'ho fatto vedere tante volte quando realizzo le papere, solo che il becco è più grande, vedete? Magari vi metto giù nella descrizione del video come si fa, ma è facilissimo. Mi raccomando, dovete ritagliare sul disegno della sagoma, dovete ritagliare il vostro cartamodello e assemblarlo con la colla, un puntino di colla qui su tutto il contorno. Una volta asciugato potete anche ritagliare, se fuoriesce della colla, o potete anche sistemare con la forbice il panno lench perché non sfilaccia. Una volta incollato questo sarà il risultato, qui ve lo ritroverete aperto e lo mettete da parte. Adesso andiamo a riempire il corpo, mi raccomando, il corpo, guardate, dovete riempire per bene la testa ma soprattutto il collo. Invece qui sul corpo non dovete mettere tanta ovattafiocchi, dovete metterne un po' ma deve rimanere piatta, va bene? Non deve venire riempito ciccioso. Adesso comunque ve lo faccio vedere anche se è velocizzato perché è facilissimo ragazze, quindi inizio e vado a riempire per bene tutta la testa e poi un po' il corpo lo dovete schiacciare così mano a mano che riempite con l'ovattafiocchi, ma la testa deve essere piena di ovatta. Allora, sto finendo di riempire, adesso vi faccio vedere, perché se lo riempite troppo ciccioso, poi i jeans o i pantaloni non li potete tirare su, vedete? Questa parte è riempita ma è morbida perché non è riempita tanto, invece la testa è bella piena. Adesso cosa dovete fare? Qui dovete o incollare oppure dare un punto di cucitura, tanto poi non si vedrà nulla perché ci andrà il pantalone oppure il vestitino, a secondo quello che voi volete fare, perché adesso vi faccio vedere come realizzo il vestitino. E il vestitino, se volete, potete farlo sulla bambolina, quindi sono intercambiabili ragazze, sia sulla papera che sulle bamboline i vestiti sono intercambiabili, quindi dovete utilizzare lo stesso cartamodello dell'abbigliamento. Quindi adesso vado a chiudere qui con anche un punto di cucitura, intanto accendo la pistola perché serve, perché dobbiamo mettere il becco con un puntino di colla. Nel frattempo che la pistola si riscalda bene, io vado a riempirmi un pochino anche le zampotte. Qui vado a riempire proprio qui, spingo proprio dove ci sono gli artigli e metto un pochino di ovatta. Nelle ali, se volete, potete anche riempirle ma proprio poco. Io non lo farò. Queste non lo riempite, le zampotte vedete sono cicciose, quindi lo riempite, ma questo sempre a gusto vostro. Se volete potete anche non riempirla la zampetta, andrà bene comunque. Allora, ho chiuso con un puntino di colla l'apertura qui, ho messo un puntino di colla all'interno e ho schiacciato così con le dita. E anche nel corpo ho messo la colla alla fine, no, poi non ho cucito, ma come potete vedere viene bello pulito, benissimo. Adesso andiamo ad attaccare il becco di questa mini papera, quindi posizionatelo qui dove c'è la cucitura, cercate di centrarlo per bene, mettete un puntino di colla, altrimenti potete anche dare un punto di cucitura a mano. Quindi io me lo centro, metto qui uno spillino, benissimo, e adesso mi aiuterò con questi spilli, perché dovete sapere che le cose piccoline sono un pochino più difficili da realizzare, però ragazze questo sarà un progetto che darà tante soddisfazioni e soprattutto questo progetto è come le ciliegie, una tirerà l'altra, perché io sono sicura che ne vedrò tantissime sui social, ne sono più che certa. Ok, perfetto, l'ho centrato, adesso con la colla
per ora non sono nella mia stanza del cucito, ragazze, la sto sistemando e quindi mi trovo un po' male anche a lavorare, perché ad esempio mi dovrei mettere una prolunga perché ho la pistola che non arriva qui, quindi adesso io vado a mettere tanti puntini di colla e vado ad incollare, ma è facilissimo. Scusate se non vedete questo passaggio, però è facile. Adesso che ho incollato il becco, già prende forma, andiamo a dare con un filo da ricamo un po' di profondità a questi occhietti. Fate vari punti, tirate, ma non troppo. Ok, così va benissimo. Dopodiché vado a fare un bel nodino, un bel doppio nodo, così, benissimo. Tagliate i fili in eccesso. A questo punto potete metterci o delle piccole perline nere, proprio piccole piccole, oppure anche con la penna inchiostro indelebile nero. Io userò la Micron, questa la trovate in cartolibreria. Simulate gli occhietti. Così. Benissimo. Ok. Occhietti perfetti. Adesso realizziamo il prendisola, questa bella mini papera. Prendo una striscia di tessuto, questo è sempre un ritaglio, a cui ho già fatto l'orlino di 1 centimetro sulla parte inferiore, va bene? Quindi la misura, questa striscia misura 25 per 10 più l'orlino 11 centimetri. Cosa faccio? Vado ad arricciare, io lo farò direttamente con la macchina da cucire, ma potete fare anche un punto fisso. Io metterò la lunghezza del punto a 5, quindi la più lunga che ho, e la tensione, quindi la rotellina qui la metto a 9, questa la metto a 9. Lascio un po' di fili in più sia all'inizio che alla fine, tolgo il fermapunto e vado a 1 centimetro dal bordo ad arricciare. Lascio un po' di fili in più e taglio e mi ritroverò così. Il tessuto è molto leggero, quindi riesco ad arricciare in questo modo. Adesso prendo una striscia di tessuto perché devo realizzare diciamo, la pettorina a questo prendisole. Questa misura quasi 3 centimetri, quasi 3. Il mio cane fa questi versi perché è qui con me, sta dormendo e lui russa parecchio perché è un po' vecchiotto, piccolino ma vecchiotto. Allora, adesso qui dove abbiamo arricciato prendiamo questa striscia. Chico, là c'è l'altro mio cane invece che mormora. Ok, l'appoggiate qui dove abbiamo praticamente arricciato, permetteteci uno spillino e bloccate dritto con dritto. Sente qualcuno fuori, non ti preoccupare Akiko che è tutto ok. Ok. E qui in questa maniera, vedete? Ho bloccato dritto con dritto, qua c'è il rovescio e qua c'è la fascetta che ho messo dritto con dritto. Adesso andate a bordo piedino, aspettate, metto un altro qui, andate e cucite a bordo piedino, bloccate il punto e fate questa cucitura a bordo piedino da qui a qui, e l'eccesso poi del tessuto lo lasciamo, per ora non tagliatelo, quantomeno lasciate 1,5 centimetri, così 1,5 centimetri di qua e 1,5 centimetri di qua, va bene? In questa maniera, vedete? Ok, vado a cucire a bordo piedino, rimetto la tensione a 4, lunghezza punto anche 2,5 va benissimo, ferma punto, e inizio a bordo piedino a cucire. Mi raccomando, distribuite bene la ricciatura, così, blocco e inizio
attenzione agli spillini, toglieteli, altrimenti l'ago lo spuntate. Ok, e blocchi il punto. E questo, vedete, ho cucito, tirate su e vi ritroverete così. Adesso fate la seguente, togliete questo eccesso in più. Altrimenti ci sarà troppo spessore sotto. Adesso dobbiamo girare il bordino e poi incollare tutto. Io taglio anche questi fili che non li sopporto. Benissimo. Ok, e mi ritroverò così. Adesso, mamma mia ragazzi, io non li sopporto questi fili. Allora, adesso prendete questa parte qui del bordino e portatela dietro così, una volta sola, perché qui davanti deve rimanere rifinito, tanto poi andrà incollato ragazze, quindi non vi preoccupate, all'interno non si noterà nulla. Prendete e portate così all'indietro in questa maniera e fate un punto di cucitura se volete, altrimenti potete anche incollare. Io andrò a cucirlo, andrò semplicemente a dare un punto di cucitura per tenerlo piegato all'interno, così. Benissimo, ecco fatto. E abbiamo creato la pettorina. Adesso questo eccesso qui lo tolgo in questa maniera, prendo la mia bella papera e lo vado a provare. Che amore, sta benissimo questo quadrettino alla papera, e questo è il prendisole. Adesso dobbiamo creare, guardate che amore, dobbiamo creare le bretelline del prendisole. Potete prendere anche un nastrino, io lo farò sempre con questi ritagli che ho qua della ricciatura. Ragazze, mi sa che utilizzo questa ricciatura, c'avevo tra i ritagli questo elastico col tessuto. Io adesso me lo vado a sistemare così, ma potete usare anche un pezzettino di nastro molto molto sottile, potete metterci anche lo spago, e faccio delle maniche particolari. Ragazzi, mi è venuta una bella idea. Taglio e vado a togliere, a rifinire qui così, in questa maniera. Guardate che carina che è venuta. È praticamente un tessuto che ho trovato tra i ritagli con l'elastico, non so che cosa ci avevo fatto. Guardate che carina, adesso ve lo faccio vedere, altrimenti mettete senza problemi del nastrino per simulare. Intanto metto qua uno spillino, così capite quello che intendo fare. Questa idea è nata adesso ragazze, perché dovevo farci le bretelline semplicemente, anche volendo col nastrino. Praticamente io ci farò le bretelline o le maniche addirittura così a mo' di volà. Vediamo, prendiamo un attimino, ma che amore ragazze, guardate, assolutamente sì, userò questo pezzettino di elastica. Allora, se lo volete fare pure voi, dovete prendere una striscia di tessuto, dopodiché all'interno qui prendete un elastico molto sottile, tipo questo che sarà da mezzo centimetro, e lo andate a cucire qui, altrimenti potete fare il punto filze e arricciate un pezzetto di fettuccia, ma proprio un pezzettino che si arriccerà e l'effetto sarà così, perché a me devo dire che piace tantissimo il prendisole con le bretelline così, assolutamente sì. Vabbè, mi vado a sistemare anche questa, la porto alla stessa misura e andrò ad incollare. Adesso vi faccio vedere un puntino di colla. Adesso andiamo ad assemblare pure le ali. Allora, aspettate, sistemo la telecamera che è un pochino storta. Ok, benissimo. La colla è pronta, quindi cosa dobbiamo fare? Prendiamo la papera, non mettetela su troppo così, mettetela un pochino più giù perché è un prendisole, in questo modo. E adesso fermate qui con un puntino di colla. Colla qui
e poi sovrapponete, tanto dietro poi verrà attaccata al tag, quindi se non c'è il bordino laterale fatto, rifinito, non vi preoccupate e vi ritroverete così, già è un amore così ragazze. Qui all'interno un puntino di collo lo metto pure, così, benissimo. Adesso prendete le ali, questa sarà la spallina, mamma mia che bella. Allora le ali, queste onde le metterò così davanti in questa maniera, io già la amo ragazze ed è una cosa improvvisata. Aspettate, metto un altro puntino di colla qua dentro, ecco adesso ci siamo. L'altra ala, eccola qui, sì. Adesso andiamo qui, mettiamo un puntino di colla qui all'altezza del prendisole, dovete salire poco di qualche millimetro, non mettetela proprio così allineata al prendisole, poco, ma proprio poco, non mettetela qua sopra, poco, un pochino più in alto, colla, così. Sente gli altri cagnolini abbaiare e abbaia pure il mio, anzi brontola il mio cagnolino. Colla qui, mo Kiko, mi fai fare brutte figure, sto registrando, ecco fatto, benissimo, bella lei, bellissima, innamorata io. Adesso prendete la prima spallina e incollate così, che amore ragazze, mamma mia che bella, a Kiko. Mettiamo la colla qui e incolliamo così. No. Allora la pinzetta così, ecco in questo modo, così ragazze, qui e poi qui, e fermate con tanti puntini di colla. Così, e anche qui. Benissimo. Bella lei. E adesso farò la stessa cosa anche di qua, così. Colla, io la metto così. Bellissima ragazze, le cose improvvisate sono sempre le più belle. Benissimo, dietro poi verrà incollata al tag, quindi va benissimo. Ok, adesso ci siamo, guardate che meraviglia. Bellissima questo abitino, io adoro i prendisole. Ok, adesso andiamo a realizzare il tag e dopo il cappello. Adesso il tag, per il tag dovete ritagliare un cartoncino, questo è bello rigido, non deve essere di quello che si piega, deve essere rigido. Questo è il cartamodello. Allora il tag, eccolo qui, ho deciso di farlo con il blu navy, questo bellissimo blu scuro che con questo quadrettino sta da Dio. Cosa ho fatto? Ho adesivato stirando un po' di fliserina solo su un lato, non su tutti e due i lati, quindi o prendete due tessuti o prendete un'unica striscia, stirate, oppure potete fare la seguente: potete ritagliare due strisce che devono contenere chiaramente la sagoma del cartamodello, ok? Devono contenere la sagoma, deve essere un pochino più grande della sagoma. Dopodiché potete cucire anche con uno zig zag tutto intorno un po' di ovatta piatta o filtro K, se no stirate come ho fatto io la fliserina termoadesiva. Una volta fatto andrò a mettere dritto con dritto, fermate per bene, con degli spilli. Poi prendete il vostro cartamodello e disegnate la sagoma. Una volta disegnata la sagoma con la penna cancellabile, ma potete utilizzare anche una matita, fermate e andate a cucire sul disegno della sagoma e l'apertura sarà qui in basso, lunghezza appunto 2,5.
ho cucito e adesso vado a togliere tutto l'eccesso intorno. Ho tagliato l'eccesso, adesso vado a portare sul dritto. Se potete stirate pure, tirate per bene fuori le cuciture, soprattutto qui dove è sfondato. Ok, e adesso ragazze vado a stirare, perché la stiratura qui necessita, e dopo vi faccio vedere il prossimo passaggio. Adesso cosa dovete fare? Io mi sono innamorata di questa papera. Prendete il cartoncino, se dovesse essere, perché voi troverete la sagoma questa qui su carta modello, ma chiaramente una volta cucita forse dovete rifilare un po' il cartoncino, lo inserite all'interno e lo fate aderire per bene. Piano piano lo fate entrare. Mi sa che lo devo rifilare pure io, ragazze. Vediamo, ne ho due perché devo fare ora la bambolina, ma hanno la stessa dimensione. Vado a togliere qualche millimetro e lo vado a provare. Ok, riprovo ragazze, riprovo fino a quando non combacerà perfettamente. Avete visto? Ecco, adesso combacia. Ve lo sistemate soprattutto qua dove c'è la parte arrotondata. Vado a togliere, adesso vado a tagliare anche un po' perché è troppo lungo. Benissimo, taglio ancora. Considerate almeno 2 cm perché dobbiamo fare adesso il bordino, se no anche di più ragazze, non succede nulla. Ecco fatto. Adesso è perfetto. Sistemate le cuciture qua perché tendono a spostarsi quando inserite il cartoncino e fatelo aderire bene bene. Ok, meraviglia. Ok, adesso qui inserite il tessuto all'interno, potete chiudere con la colla o potete anche fare una cucitura, benissimo, così, fatelo bene, non fatelo storto, benissimo, così. Adesso mettiamo, adesso vado a cambiare la spolletta, se no non so se lasciarla bianca o metterla blu, quasi quasi la metto gialla invece, che richiama il becco della papera. Adesso vediamo ragazze, mettete un filo chiaramente che sta bene col tessuto che utilizzate. Bene, io già sono innamorata, non faccio altro che dirlo, lo so che sono ridondante ragazze, ma io mi sono innamorata di questa papera. Allora, io già stavo provando, ho cucito, proprio cucito con ago e filo, qui l'impuntura, la chiusura con filo blu, preferito mettere il filo blu, e stavo appunto provando. Adesso prima di incollare le zampette dobbiamo realizzare il cappellino. Il cappellino sarà identico a quello della bambolina, però il cartamodello cambia perché cambierà soltanto la dimensione, perché chiaramente la testa della papera è più piccolina e quindi la sagoma è identica, cambieranno soltanto le misure che darò sempre quando finirò il video tutorial a chi non può scaricare il cartamodello. Quindi questo è il cartamodello, troverete tutto scritto così. Quindi chiaramente lo dovete tagliare in doppio, quindi tagliandolo in doppio vi ritroverete un cerchio, una ciambella praticamente, vedete? Poi cosa dovete fare? Su questa ciambella dovete cercare la metà e tagliare così solo una parte, deve praticamente rimanere aperto. Dopodiché l'altro tessuto deve essere più grande della sagoma, un pochino più grande. Lo mettete dritto con dritto, fermate con gli spilti e andate a cucire a mezzo centimetro dal bordo sulla parte esteriore di questo cerchio, non sulla parte interiore ma su quella esterna, a 5 mm dal bordo, con lunghezza punto 2. Usate una lunghezza corta, una lunghezza del punto più corta che avete, perché è tutta curve, quindi dobbiamo andare piano piano, quindi con il punto più corto. Quindi iniziate da qui, bloccate il punto e fate questa cucitura fino a qui e bloccate il punto. Qui e qui non deve essere cucito. Metto vicino perché questo tessuto inganna, Cucite qui sul bordo esterno a 5 mm dal bordo fino a qui e bloccate il punto. Una volta cucito, vedete qui aperto, adesso mi distanzio di qualche millimetro e vado a tagliare tutto l'eccesso del tessuto. Io userò la forbice questa con i dentini smerlati,
perché così sulle parti curve, una volta risvoltato, le cuciture usciranno per bene fuori con questi taglietti che effettua questa forbice. Altrimenti voi fate dei piccoli taglietti con la forbice senza problemi. Quindi una volta tolto l'eccesso, entro pure dentro e vado a tagliare a misura, così, in questo modo. E anche qui, ecco, e ci ritroveremo così. Adesso portiamo sul dritto. Possibilmente andate anche a stirare, perché se stirate il lavoro sarà molto 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 meglio. Vedete come escono per bene fuori le cuciture con questi taglietti che effettua la forbice. Ci ritroveremo così. Adesso dovete ritagliare una striscia di tessuto. Io me la sono preparata, se non me la sono persa, aspettate, questo no. E questo no, mi sono persa la striscia un attimino, ragazze, che la cerco. Eccola qui. Innanzitutto trovate sempre tutto scritto sul vostro cartamodello. Questa è la sagoma che dovete ritagliare in doppio, e per la cupola invece la misura è di 30 cm per 5. Eccola qui, 30 cm per 5. Questa è da 31, va bene, ma è uguale, non cambia nulla. 30 per, questo addirittura questa è da 6 cm, ragazze, ma 5 o 6 non cambia nulla, Quindi adesso prendiamo la falda. Se volete potete fare anche una ribattitura vicino al bordo. Io non so se la farò, ma così quasi la faccio, ragazzi. Aspettate che faccio la ribattitura vicino al bordo esterno. Ma questo è indifferente, se volete la fate, se no potete anche non farla. Siccome il mio tessuto è molto scivoloso, molto sottile, se non la faccio tenderà la cucitura a rimanere sempre internamente e non mi piace l'effetto. La cucitura deve stare per bene fuori. Allora ragazze, io l'ho fatta la ribattitura perché, come vi ho già detto, in questa maniera, essendo un tessuto molto sottile, anche se stiro, la cucitura tenderà a rientrare sempre all'interno. Invece io la voglio bella tesa, va bene? Quindi adesso prendete questa striscia e dovete andare ad arricciarla, o punto fizza o come vi ho fatto vedere prima, cioè mettendo la rodellina qui su in alto della tensione a 9, e la lunghezza del punto io la metto a 5, tolgo il fermapunto e vado ad arricciare. Lascio sempre un po' di filo in più sia all'inizio che alla fine. Adesso vado ad arricciare praticamente a 5 mm dal bordo, quindi quasi vicino al bordo, non per forza dovete essere così alla lettera, l'importante è che cucite un po' vicino al bordo, non a bordo piedino. Vedete, ho arricciato. Adesso questa ricciatura la dovete applicare qui, quindi da tutte e due le parti c'è il dritto. Prendete la vostra striscia, se ha un dritto o un rovescio, la mia non ce l'ha, mettete il dritto sul dritto, così, in questo modo, sulla parte interna. Se è troppo corta, allentate un po' questa ricciatura, così. Dovete praticamente farla arrivare qui, da qui a qui, quindi fate delle prove, distribuite bene la ricciatura, qui, ragazze, dritto con dritto. Adesso la vado a provare, mettiamo però le mollettine, facciamo prima io mi fisso le due estremità per vedere se la ricciatura è ben distribuita, ma sì, va bene. Dopodiché mi fermo tutto il resto. Potete anche fare questo lavoro con ago e filo, non per forza sotto la macchina da cucire, potete fare anche la cucitura a mano, questi pezzetti piccoli. Ok, adesso vado a fissare tutto, mettiamo un'altra mollettina qui. Ok, adesso questa cucitura ve la faccio vedere così capite meglio. Aspettate, sposto la telecamera. Eccomi. Allora, iniziamo da qui e andiamo a cucire a 1 centimetro dal bordo.
prima abbiamo cucito a mezzo centimetro, adesso a 1 centimetro, altrimenti quella cucitura precedente si vedrà benissimo. Bloccate il punto sia all'inizio che alla fine. Prendo la mia bella pinzetta, eccola qui, così mi aiuto. Non avvicinate mai le dita, usate un attrezzino, un punteruolo se ce l'avete, o una pinzetta come faccio io. E bloccate il punto. Ecco fatto. Eccomi, allora tolgo questi fili. Una volta cucito ci ritroveremo così. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo unire le due estremità del cappello, quindi le due estremità della falda, così, sempre dritto con dritto, controllate bene. Allora, dritto con dritto, dentro ci deve stare la cucitura, vedete esternamente dovete vedere la cucitura, quindi la parte non rifinita, sistematelo bene e unite queste le due estremità della falda, non della cupola, in prima della falda, così, in questo modo, e poi anche della cupola del cappello. Qui mettiamo una mollettina e poi qui. E adesso cucite anche a bordo piedino, da qui bloccate il punto fino a qui. E poi bloccate il punto. Ecco. Adesso cosa dovete fare? L'eccesso qui io però un po' lo taglio e vi ritroverete così, va bene? Qui è dove abbiamo fatto la cucitura, quindi sarà il dietro del cappello. Adesso portatelo così sul rovescio ed effettuate anche qui un punto filza tutto intorno e poi stringete e chiudete. Bloccate prima il punto e poi scendete di mezzo centimetro ed effettuate il punto filza tutto intorno. Sono arrivata a tiro, adesso vado ad effettuare tanti punti di chiusura. Così io faccio anche così, vado così a girare e poi faccio questi punti di bloccaggio, insomma di chiusura. Ok, dopodiché porto, guardate che meraviglia, porto sul dritto. Adesso qui dobbiamo fare con un cerchietto di tessuto e un po' di ovattafiocchi una piccola pallina da mettere qui e la pallina io la farò con il blu. Se avete i pompon, quelli piccolini, potete incollarci anche un pompon, va bene? Che meraviglia, io sono curiosa, la devo assolutamente provare. All'interno poi ci mettiamo un pochino di ovatta, vado a prendere un po' di tessuto blu per effettuare questa pallina. Allora, la pallina chiaramente non la troverete su carta modello, ragazze, più o meno considerate, tagliate un quadrato di 5 x 5 e andate a sondare così gli angoli senza alcuna precisione, perché questa pallina deve essere proprio piccola. Poi fate il punto fizza, chiudete, riempite con un pochino di ovattafiocchi e poi andate ad incollare la pallina qui. Aspettate perché devo cercare il tessuto, ragazzi, perché io la pallina la voglio fare col blu. Sfera, la piccola sfera l'ho realizzata, prendo la colla, la metto qui
qui, metto la manina dentro e vado a centrarla e aspetto che asciuga. Dopodiché mettiamo dell'ovatta a fiocchi qui all'interno, perché la testa della papera è piccolina e dobbiamo dare adesso pomposità alla cupola, così. Colla, perché si va adesso ad incollare sulla bella testolina della papera. La cucitura, l'unione delle due estremità della falda deve stare dietro, dietro qui. Proviamo. Se c'è troppa ovatta togliamola. Ok, all'interno mettete puntini di colla, non nascondete così, in questa maniera, non nascondete gli occhietti, cercate di gonfiare qui, di spingere l'ovatta qui tutta intorno, più che concentrata al centro ci andrà la testa, ai lati mettete l'ovatta, così la cupola si gonfierà benissimo. Quindi questa va qui e qui adesso possiamo mettere la colla e incollare così. Meraviglia, ragazze. Io papere così, ragazze, non ne ho viste, così sono bellissime. Di papere ne vedo tante, ma questa è veramente particolare, veramente particolare. Benissimo, allora metto la colla qui internamente, aspetto che asciuga, mi raccomando mettetela così, va bene? Così. Così. Adesso dovete modellarla con le mani, come sto facendo io. E poi ci facciamo una bella pieghetta qui al cappello. Un po' di ovatta qui, ragazze, dietro, non troppa ma un po' va messa, se no il cappello qui, la cupola risulterà piatta. Non appena sono convinta vado a fermare tutto con la colla, anche il dietro, anche se questa parte poi andrà incollata sul tag. Ok, che bella, ragazze, bellissima. Ok, adesso aspetto che asciuga e colla anche dietro, un puntino di colla per fissare anche il dietro. Così. Che meraviglia. Nel frattempo che la colla si asciuga, prendete un cotton fioc, un po' di fard e fate dei cerchietti per dare un po' di colore a questa bella papera, così. Fate dei giri circolari per darle, ecco fatto, questo bel colore. Così meravigliosa. Adesso ne approfitto che dobbiamo incollare tutto, preferisco metterlo prima. Io metterò una semplice margherita, cos'è, un fiorellino, insomma, sintetico, bianco, ma adesso sbizzarritevi e mettete, decorate come più piace a voi. Io metterò così questo semplice fiorellino, a me piacciono molto le cose semplici, ragazze, quindi preferisco mettere solo questo e lo metto qui. Che meraviglia, ragazze, di una delicatezza, meraviglioso.
meraviglia. Bellissima. Ok, adesso dobbiamo prepararci lo spago, perché come vi ho già detto, adesso vi faccio un esempio. Questi tag ami li potete, già ve l'ho detto, utilizzarli anche da appendere, perché da appendere sono bellissime. Oppure vi faccio un esempio, non ho un libro qui a portata di mano, ma un segnapagina di lusso. Aspettate che ne prendo uno. Allora, ho preso un libro a caso. Allora, questo adesso dipenderà da dove volete metterlo voi. Vi faccio un esempio. A lui l'ho fatto abbastanza lungo, perché? Perché si può utilizzare semplicemente questo, si deve vedere, perché la bellezza è che lui ci deve guardare, quindi ci fa compagnia mentre noi leggiamo. Quindi se volete utilizzarlo come segnapagina, lo spago o il nastrino, a secondo quello che volete mettere voi, deve essere più lungo del libro dove dovete, insomma, quello che utilizzerete voi, se piccolo, medio, grande, a secondo, dove anche in un'agenda del cucito, potete metterlo, insomma, e farne l'uso che volete, già ve l'ho detto all'inizio. Quindi o fate uscire il tag o fate uscire il charm. Ho dei bottoni americani, se li avete sono bellissimi anche quelli, potete metterci qualsiasi cosa. Io ad esempio metterò tutti questi charm del cucito che mi piacciono tantissimo. Ad esempio a lei metterò la forbice perché è la mia preferita, quindi metterò la forbice. Lei invece ha la macchina da cucire, vedete? Questa sicuramente verrà appesa o messa in una vetrina, addirittura lo so perché già una mia amica l'ha prenotata, se n'è innamorata. Appena vedrà queste penso che si innamorerà anche di queste. Quindi se volete usarla come segnapagina di lusso con il personaggio che più vi piace, che vi guarda, lo spago deve essere della lunghezza che dovete decidere voi, in base, ripeto, all'uso che ne dovete fare. Se invece volete metterla come profumo armadi, diciamo, il cordoncino o lo spago e il nastrino, dovete farci il cappietto, così la potete appendere anche alla gruccetta. Quindi usate la fantasia, perché potete utilizzare questi simpatici personaggi per qualsiasi utilizzo, va bene? Adesso a lei, io non so l'uso che ne farà chi sicuramente si innamorerà e la vorrà. Io vado a occhio, faccio una misura standard. Adesso se volete ve la do pure. È piegato già in doppio, ok? Quindi in doppio, misura. Vabbè, 40, 40, 80, 80 centimetri. Poi messi in doppio diventa 40. Poi prendo tutti e due i fili e li faccio entrare nell'anello, così faccio passare così e formo il nodino. Poi ci andrà il tag, ovviamente il tag ami, che ho scritto proprio, fatto a mano, pure il tag fatto da me, disegnato da me, scritto da me. Faccio la stessa cosa, faccio entrare tutti e due i capi dello spago, brucio perché altrimenti ragazzi, si è scaricato il cellulare e quindi il passaggio non si è visto. Comunque ho inserito sempre tutte e due le parti dello spago all'interno del tag. Io ho formato un nodino, poi ho messo anche una di queste palline in legno, vedete? Poi ho fatto così in questa maniera, l'ho portato giù il nodino. Una volta fatto vado a fare così un altro nodino sulla parte superiore, ma ripeto, potete sbizzarrirvi e mettere quello che avete, quello che più piace a voi. Adesso che il tag è pronto, colla a caldo,
E mi raccomando, adesso dovete fare attenzione a questo passaggio perché dovete incollare pulito, proprio pulito, pulito, pulito. Come? Prendete il vostro tag, cercate la metà, prendete qui questa parte qui dove avete formato il nodino per tenere tutti e due i fili insieme e lo posizionate sulla metà al centro. Prendete la colla, intanto ve lo fissate e aspettate che si asciuga, mi raccomando non abbiate fretta di fare questo passaggio, dovete aspettare, una volta messo un po' di colla dovete aspettare che si asciuga. Una volta asciugato prendete e fate delle prove. Allora considerate che la bambolina deve arrivare qui, dovete lasciare 2 dita perché dobbiamo anche adesso incollare le zampette qui e poi incollarle, quindi salgo ancora un po'. Le zampette devono stare all'interno del tag, va bene? Quindi una volta che avete scelto, magari mettete uno spillino come riferimento, così. Io adesso vado ad incollare qui a questa altezza. Mi raccomando, appena mettete la colla, magari fate prima questa parte qui e tenete, dopo aver messo la colla, tenete ferma la bambolina così schiacciando per un po', perché se non si colla bene, a parte che non verrà ben aderita qui al tag, si vedrà anche la colla, quindi mi raccomando pulito. Una volta incollato per bene, prendete le zampette, decidete come le volete. Io vado a fare delle prove, tanto tolgo lo spillo. Le metterò così leggermente, così, una a destra e una a sinistra, leggermente inclinate. Che amore, colla. E me le vado, vedete, me le vado a fissare direttamente qui sul vestitino. E poi anche qua sotto. Mi aspetto che asciuga. Allora ragazze, adesso do la misura perché mano a mano sto scrivendo le misure per chi non può scaricare il carta modello, quindi li troverete scritti, proprio scritti sul tutorial, sul video. Adesso prima di continuare do le misure del corpo della papera, ali, zampe e becco e il corpo della bambolina. Allora ve le scrivo anche qui in sovraimpressione sul video. La testa della papera ha una misura di 5 quasi e mezzo per un'altezza di 12 cm, le ali 4 cm per 6 e mezzo, il becco della papera misura 2, diciamo 2 e mezzo e qualcosa in più per 2 e mezzo, il becco inferiore misura 2 e mezzo per 2 cm e la zampetta misura 4 e mezzo per 3 e mezzo e 2 cm la gambetta. Adesso do la misura anche della bambolina, così mano a mano ho dato tutte le misure. Adesso la misura della bambolina, la testa è leggermente ovale, non proprio tonda, infatti il diametro qui è di 6 cm e mezzo e l'altezza è di 6 cm. Dalla testa al corpo è 13 cm. Invece le braccia misurano 2 cm per
5,5 diciamo la gambetta che è corta misura 5 cm per 1,5, qui dove c'è il piedino 2 cm. Ok, adesso possiamo continuare il tutorial. Allora, io mi sono portata avanti perché il tag della bambolina è identico a quello della papera, proprio identico, stesso cartamodello, quindi l'ho già fatto, è inutile farvi rivedere lo stesso passaggio. Stessa cosa per il cappellino, vedete? È uguale a quello della papera, ma cambia solo la dimensione, quindi il cartamodello è uguale, ma la dimensione è chiaramente un pochino più grande. Qui trovate la misura per chi non può scaricarlo. Adesso poi ve lo scriverò quando editerò il video. Per quanto riguarda il corpo, mi sono portata pure avanti perché il corpo va cucito nello stesso identico modo con cui avete cucito quello della papera. Stesso identico procedimento, cambierà soltanto ovviamente la forma, perché lei è una bambolina e lei è una bellissima mini papera. Quindi 2 tessuti messi dritto con dritto, disegnate la sagoma e poi cucite con la lunghezza del punto più corta che avete sul disegno della sagoma, l'apertura sempre in basso, poi tagliate l'eccesso e risvoltate. Stessa cosa per i piedini, come le zampette della papera, 2 tessuti messi dritto con dritto, cucite sul disegno della sagoma e da qui poi risvoltate. Stessa cosa per le braccia, così come abbiamo fatto per le ali della papera, dritto con dritto, disegnate la sagoma, cucite sul disegno della sagoma e poi l'apertura, decidete se lasciarla solo su un lato oppure, come ho fatto io, dietro, una volta cucito, ho fatto un piccolo taglietto a croce, ho separato i 2 tessuti e ho risvoltato così e poi ho riempito leggermente con l'ovattafiocchi. Ho riempito con l'ovattafiocchi anche le gambette e poi ho chiuso l'apertura con un puntino di colla. Per quanto riguarda il corpo, la testa va riempita tanto tanto, così come abbiamo fatto per la papera. Il corpo al solito deve essere riempito, ma deve essere tipo schiacciato, morbido, altrimenti se fate il pantalone avrete difficoltà a tirarlo su. E l'apertura poi, una volta riempito, la chiudete con un puntino di colla o con una cucitura sotto la macchina o a mano, come abbiamo fatto per la papera. Come potete vedere, i passaggi sono identici, cambia solo chiaramente che lei è una bambola e lei è una papera. Quindi io adesso vado a tagliare il tessuto e poi vado a riempire con l'ovattafiocchi, quindi ci vediamo dopo. Allora, ho quasi finito di riempire, vedete la testa è ben piena, la testa è proprio piena piena, invece il corpo è riempito ma morbido. Adesso un puntino di colla qui, io metterò la colla e vado a chiudere così. Adesso do la misura dei pantaloni. Questi sono i pantaloni a zampa e questi sono i pantaloni slim a gamba dritta. Il cartamodello ha la stessa identica misura, cambia solo la forma. Potete utilizzarlo sia per la papera che per la bambolina. Qui farò oggi questa bambolina, quella a zampa, ma ripeto, potete farlo a gusto vostro. Vi ho messo i 2 cartamodelli proprio per questo, perché magari a non tutti piace il jeans a zampa, a me personalmente sì, e anche slim mi piace, però vi do l'alternativa. La misura: punto vita 4,5, altezza 9, larghezza della zampa 8 cm, quello slim stesso punto vita, sì, 5 cm, altezza questo misura 9, ma tanto lo dovete poi sfrangiare se volete farlo come lo farò io, altrimenti gli fate un piccolo orlino anche con la colla o con la cucitura. Adesso vedete il procedimento. Larghezza sotto 5 cm, il cavallo va formato a 3 cm, quindi disegnate prima l'altezza, poi fate il cavallo a 3 cm, va bene, sia questo che questo, e basta ragazze. Adesso il procedimento per cucirlo è lo stesso identico: ritagliate il cartamodello, ne dovete ritagliare 2 pezzi se lo volete fare così e 2 pezzi se lo volete fare slim. Questo è il cartamodello, quello a zampa, l'ho già disegnato sul rovescio del tessuto, ho fermato con gli spilli i 2 tessuti e adesso dovete andare a cucire solo su qui, sul cavallo, soltanto qui, va bene? Una volta cucito solo qui sul lato del cavallo, prendete la forbice e qui andate a ritagliare sul disegno qui dove non abbiamo cucito. Qui invece dove abbiamo cucito andate a distanziarvi dalla cucitura proprio di qualche millimetro, ma proprio poco. Anche qui sul cavallo qualche millimetro, altrimenti si scuce. Invece qua sul disegno lasciate qualche millimetro, così, e poi tagliate anche qui. Togliete gli spilli e vi ritroverete così. Adesso dovete aprire, far combaciare questa cucitura con questa cucitura. Siccome è piccola questa cucitura, io la butto una a destra e una a sinistra. Se voi riuscite ad aprirla, bene, se no buttatene una a destra e una a sinistra e fatela combaciare. Ci mettete uno spillino, così,
bene? Così. Adesso qui fate combaciare pure e fermate pure con uno spillino. E stessa cosa sull'altra gamba, ripeto lo stesso procedimento se volete realizzare il jeans slim a gamba stretta. Così. Adesso iniziate a cucire a mezzo centimetro dal bordo, potete cucirlo se volete anche a mano oppure potete anche incollarlo con la colla a caldo, però prima di risvoltare aspettate che la colla si asciuga perché altrimenti si apre, va bene? Quindi cucite adesso a 5 mm dal bordo, bloccate il punto e fate questa cucitura fino a qui e bloccate il punto. Ho cucito, vedete? Adesso piano piano andate a risvoltare. Adesso io andrò a sfilacciare l'orlino. Questi sono i jeans un po' come li porto io, col bordino sfilacciato, alcuni jeans. Prendo un ago e vado semplicemente a fare così e poi vado a pareggiare chiaramente. Guardate che bell'effetto che c'ha. Vado a pareggiare tagliando la sfilacciatura così. Tolgo qui questo eccesso. Che meraviglia, ragazze, sarà molto trend questa bambolina, guardate che bell'effetto. Intanto qui ho fermato con gli spilli perché devo andare a stirare qui la cucitura, altrimenti la zampa si noterà poco, va bene? Quindi stirate pure voi. Allora, dopo averlo sfilacciato ho incollato anche una piccola toppa. Prendete la vostra bambolina, inseritela all'interno, poi date dei puntini di colla all'interno per fermare il pantalone. Poi prendete i piedini, li inserite all'interno e anche qui con la colla andate a fissarvi in questa maniera, così, che amore, così mettete, alzate il pantalone, un puntino di colla qui e un puntino di colla qui e anche dietro e poi all'interno date anche dei puntini di colla qui. Dopodiché iniziamo a fare il top, i capelli, il disegnino, quindi gli occhietti, la boccuccia, il nasino e mettiamo anche il cappellino e poi continuiamo. Allora per il top segnatevi le misure, le metterò anche qui in sovraimpressione. Ho preso questo scarto bellissimo di tessuto in cotone 100%, misura 22, l'altezza è di 2 cm, però considerate che c'è già l'orlino di 1 cm, quindi 3 cm, 3. Ok, adesso questa la dobbiamo arricciare come vi ho fatto vedere per il volà della papera, lo stesso identico procedimento sotto la macchina con un punto frizza. Questo è il top a cui ho fatto l'orlino sulla parte superiore perché deve essere rifinito, oppure lo incollate di 1 centimetro. Quindi la misura è di 4 cm e mezzo più l'orlino 5 cm e mezzo. 5 cm e mezzo per 12. Cosa dobbiamo fare? Vi ricordo che il top è lo stesso del papero o del bambolotto se lo volete fare maschio, quindi stesse identiche misure, non mettete il volà. Adesso vado ad arricciare il volantino e poi lo applico qui dove c'è la parte non rifinita, non dove c'è l'orlino, quindi vado ad arricciare e vi faccio vedere come si applica. L'ho arricciato adesso, l'ho arricciato innanzitutto quasi vicino al bordo, poi mi metto sul dritto del tessuto sulla parte non rifinita, prendo il dritto, eccolo qui, lo appoggio e adesso me lo vado a cucire a 1 centimetro dal bordo, così, da qui a 1 centimetro dal bordo, blocco il punto e faccio questa cucitura fino a qui e blocco il punto. Una volta cucito questo sarà il risultato. Adesso accendete la pistola a caldo perché dobbiamo incollarla al corpo e dobbiamo incollare anche le braccine. Che meraviglia! Dobbiamo mettere adesso, chiaramente questo è un top, dobbiamo metterci anche le bretelline o usate un nastrino sottile oppure lo formate come ho fatto io con una piccola striscia, perché queste adesso le dobbiamo incollare così. Questa volta le metterò così come le volevo mettere al prendisole. Questa era l'idea, di mettere le bretelle così al prendisole. Poi ho visto che avevo quel bellissimo riccio con l'elastico e l'ho modificato. Allora prendiamo la colla. Adesso vi do anche la misura di questo pezzetto di tessuto che saranno le bretelle, è di 12 cm. Nell'eventualità usate anche un nastrino, anche più sottile di questo,
Ho anche lo spago colorato, ci sono dei cordoncini bellissimi, del merlettino. Allora, la pistola è pronta, adesso vado al solito, questo è il davanti, lo vado ad incollare così dietro poi verrà messo sul tag, non mettetelo sopra proprio attaccato al collo, un pochino più giù, perché è un top. Ok, mettiamo, colla e colla, così. Adesso vado a dividere le bretelle in due parti, una la metterò qui, così, è anche lunga ragazze, è meglio un po' più lunga che troppo precisa. Qui, poi ci metterò un bottoncino e anche qui. Benissimo. E poi la metto dietro, posso anche incrociare ragazze, non è un problema. Invece di tagliare vado ad incrociare. Benissimo, adesso posso mettere i bottoncini, io metterò questi bottoncini a forma di fiorellino, ho già messo il filo azzurro all'interno, mettetelo anche voi, non mettete solo il bottoncino, se è un bottoncino senza il filo, così è molto più bello, più rifinito, E un bottoncino qui e voilà, mamma mia quanto è bella, ancora devo fare il viso ragazzi. Adesso incollate qui con un puntino di colla le braccia, che amore, bellissima, anche lei verrà bellissima, così, e l'altra qui. Allora, per il corpo della bambola io ho utilizzato sia per questa, che non ve l'ho detto prima, che per questa, due tonalità diverse. Questo è il tessuto con cui realizzo le bambole di pezza, ne ho fatte tante, le trovate sul mio canale. Questo invece è un tono più chiaro, quindi qua metterò adesso un po' più di colore. Questo è un tessuto a trama fitta, lo trovate in merceria o su internet. Se non l'avete, non vi preoccupate, potete utilizzare anche un normale tessuto di cotone, ma se preferite anche la licra, il tessuto quello elastico, però cercate di non farlo allargare troppo quando imbottite, quindi dosate l'ovatta. Benissimo, adesso andiamo a realizzare i capelli e poi mettiamo il cappellino. Se volete realizzare il maschietto, quindi gli fate il jeans, non gli fate le bretelle, neanche il volà, fate semplicemente il top, così come ho fatto per il papero, va bene? E i jeans potete fare a gamba dritta oppure a zampa. Per fare i capelli vi posterò qui su in alto, pigiate là il dito, vi porterà al tutorial di pallino, è un bel bambolotto di pezza dove faccio vedere come si realizzano i capelli. Io intanto vi faccio la dimostrazione più piccola, chiaramente. Prendete la lana che avete voi a casa, quella che vi piace di più, chiaramente qui la testa è più piccola, quindi usate magari 2 dita, così, fate qualche giro, tagliate e formate questi fiocchetti di lana, così. Poi prendete un altro filo e annodate il fiocchetto. Se vedete il tutorial, se andate a guardare il tutorial di pallino, secondo me farete anche la bambola di pezza, se non l'avete ancora fatta, che è bellissima, c'è sia pallino che lei, adesso non mi ricordo più perché do il nome ad ogni soggetto che realizzo ragazze, Lilli mi pare la bambola di pezza, sì, ve lo metto anche qui. Allora, vedete, formate questi fiocchetti, dopodiché ne dovete fare tanti chiaramente, e andarli ad incollare qui, prima iniziate qui sulla cucitura, così, e poi li mettete poco poco dietro perché considerate che poi andrà incollata questa bambolina, quindi mettetela qui sulla cucitura, così, e magari qualcuno proprio qui, ma proprio poco poco, è inutile riempire dietro della testa, va bene? Invece per fare la femminuccia io userò sempre questa lana sottile, però cambierò l'acconciatura. Lei ha le codine che ho aperto sempre con l'ago per avere questo effetto bello voluminoso. Adesso cambiamo acconciatura. Userò sempre la stessa lana d'angora, questa lana è bellissima, e procurate un cartoncino, insomma quello che avete, che deve avere, aspettate che cerco qualcosa che ha questa misura, un attimino, eccomi, è caduta la riga. Io userò sempre la riga, questa riga ha una misura di 14 cm, però mi sa che ci vuole da 18, aspettate. Allora, ho trovato la scatola delle penne a gel colorate. Allora, questa misura 19 va benissimo, 19 cm. Prendete la vostra lana e dato che non dobbiamo riempire il dietro della testa, dovete fare, se usate come me questa lana sottile, fate circa
18-20 giri. Adesso io vado velocemente, ragazze, e vi dico quanti giri ho fatto. Ragazzi, ho fatto 25 giri con la lana sottile. Adesso vado a tagliare, porto fuori, pare mi sia incastrata qui, così, va bene? Adesso io qui vado a mettere, qui lo fermo così, vado a mettere un pezzetto di filo per annodare, per fare il nodo qui sulla metà. Vado a fare 2 nodini così e stringo e ne faccio un altro. Adesso taglio qui qua sotto, perché i capelli questa volta saranno lunghi. Ok, ci siamo, troppo lunghi anche, vabbè, adesso li accorciamo. Io li voglio anche questi, li voglio aprire, quindi adesso intanto me li apro, devo andare a prendere la spazzolina. Allora ragazzi, ho acceso la pistola, ho spazzolato un po' i capelli di lana. Adesso prendete la bambolina, dove c'è la cucitura scendete di 2,5 cm. Sì, di 2,5 cm, metto un segnetto, centrate, prendete i capelli e incollate qui mettendo un po' di colla. Prima incollate qui, così. Vediamo se la colla è pronta. No, ancora no. Comunque dovete incollare qui scendendo di 2,5 cm e dovete centrare perfettamente così, così i capelli e mettete la colla, ok? Allora ragazze, adesso scegliete l'acconciatura che più piace a voi, li potete anche lasciare sciolti e magari gli date un'accorciatina. Io ho realizzato questa bellissima treccia e ho scelto anche di accorciarli. Allora, dopo averli incollati qui, dove vi ho fatto vedere prima, prendete del nastrino, io userò questo filo da ricamo con la tonalità dell'azzurro. Per prima cosa mi vado a legare i capelli e poi vado a formare la treccia. Decidete l'altezza che volete voi, quanto deve essere lunga. Fate innanzitutto il nodino e poi basta, poi accorciate e fate il fiocchettino. Tutto qua ragazze. Questo adesso a gusto vostro, se li volete fare corti li accorciate, le codine, magari potete fare anche le codine, non per forza le trecce, li lasciate sciolti. Vedete voi, a me piacciono le trecce. Va bene, quindi dopo aver fatto il nodino fate il fiocchetto. Poi fate la treccia e l'accorciate un po'. Adesso vi faccio vedere che cosa ho trovato che sono fantastiche da utilizzare, da mettere in questo tag, perché potrete utilizzarle anche come calamite, però le calamite devono essere quelle che adesso vi faccio vedere io, perché sono piccole ma sono super attrattive, costano un pochino di più in ferramenta. Ragazze, non comprate quelle nere perché quelle scivolano, non hanno un gran potere attrattivo, va bene? Quindi aspettate, adesso ve le faccio vedere, vi faccio vedere dove le andrò ad applicare, perché le metterò in tutti i tag. Ragazze, guardate che bella, bellissima. Allora, adesso facciamo gli occhietti. Io mi metto sempre il disegnino sul carta modello degli occhietti, così chi ha difficoltà a disegnare un aiutino ve lo do sempre. Penna cancellabile, io vado a occhio ragazze, voi magari seguite lo schema, ma che non funziona più ragazze, ecco qui. Allora, andiamo a realizzare questi begli occhietti. Potete fare anche semplicemente, ragazze, 2 pallini, li potete anche ricamare se siete brave ricamatrici. Io preferisco disegnare, a me il disegno piace tanto. Allora, certo così è bruttina, dobbiamo riempire gli spazi, se no a me fa un po' impressione, ragazze. Ecco fatto. Dovete fare la forma di un uovo. Ok. Benissimo, poi se volete ci potete fare anche il nasino, una piccola boccuccio che tenera ragazze, le ciglia, se preferite le ciglia le potete fare pure. Benissimo, adesso che sono convinta, così è bruttina ragazze, perché poi dobbiamo mettere anche i punti luce, se no così fa un po' paura. Non vi preoccupate che adesso verrà bellissima. Dobbiamo mettere anche un po' di colore, l'ho messo anche qui. Ho fatto 2 cuoricini, deliziosa, veramente bella questa bambolina. Questi li ho fatti diversi gli occhi, questi li ho fatti più allungati, no, facciamoli un pochino più piccolini. Allora ragazze, vado col ferro da stiro adesso a togliere i segni degli occhietti, perché così sono, non lo so, sono troppo grandi.
Poi dovete, siccome la bambolina è piccola, usate un cotton fioc, prendete un po' di colore e buttate via l'eccesso, state attenti anche a non macchiare i capelli, spostateli e fate così dei segni circolari, e anche di qua, e poi con l'acrilico bianco fate anche dei cuoricini se volete farli su questo progetto che si chiama Tagami, Tagami. C'è il cuoricino rosso, ragazze, quindi il cuoricino qua ci sta benissimo, è come se fosse una firma, ragazze. Va bene, un pochino anche qui sul nasino, un pochino qui sulla fronte di colore, perché è troppo chiaro questo tessuto, non lo prenderò più, prenderò questo colore che è più questa tonalità un pochino più scura. Va bene, un pochino anche qui sul collo, un pochino qua sui piedini, va bene, un pochino anche qui sulle manine. Però qui uso il pennellino, ragazze, toglietelo sempre l'eccesso, se no macchiate, anche viene troppo eccessivo poi qui sulle cuciture, ma proprio poco poco, e anche qui. Va bene, ragazzi, vado a togliere col ferro da stiro i segni degli occhietti, perché li voglio fare un pochino più piccolini. Va bene, ci vediamo dopo. Perfetto, che bella che sei. Allora, ragazze, ho deciso di fare gli occhi azzurri perché lei è azzurra, quindi come li farò? Userò le penne gel, queste tradizionali penne che trovate anche in cartoleria. Io queste le ho trovate in un discount, non posso fare il nome ovviamente, anche perché non faccio promozioni, e le ho pagate pochissimo, ma le trovate anche su internet, alcuni negozi cinesi ce li hanno, però dovete stare molto attente se utilizzate le penne a gel, perché su alcuni tipi di tessuti che non sono a trama fitta tende poi a sbavare e rovinate tutto il lavoro, perché poi il colore cola. Quindi fate prima una prova sul vostro tessuto se volete fare anche voi gli occhietti colorati e avete queste penne, altrimenti comprate le Micron, queste qui che utilizzo io. Su internet le trovate in tantissimi colori, anche alcune cartolerie fornite ce l'hanno. Quello è inchiostro indelebile nero, tingete, colorate e non va via, non sbava, eccetera. Invece con le gel ci potrebbe essere questo rischio, quindi prima provate su un tessuto di scarto. Per fissare, dopo che avete disegnato, per fissare il colore alle fibre, la cosa importante, lo dovete fare perché altrimenti sbava, sicuramente sbava, il colore non si fissa alle fibre. Dovete prendere un foglio di carta da forno, dopo che avete fatto con le penne gel, avete colorato gli occhi, mettete la carta da forno e stirate senza vapore, va bene? Proteggete però il viso con la carta da forno e fate questo passaggio prima su un tessuto di scarto per vedere com'è il risultato. Io adesso farò gli occhietti azzurri, prima penna cancellabile, vado a disegnarmi gli occhietti, se mi piacciono inizio a colorare, vi faccio vedere come. Allora, con la penna cancellabile ho fatto gli occhietti più piccoli, guardate, vedete queste due lunette? Adesso qua sotto io vado a colorare con l'azzurro. Adesso che ho colorato vado a riempire la parte, questa qui, col nero, e in modo molto sottile vado a fare anche il contorno dell'occhio. Ho fatto anche le ciglia, le sopracciglia con la Micron, quella punta fine, la boccuccia e il nasino. Adesso col ferro da stiro e la carta da forno vado ad appoggiare il ferro da stiro senza vapore e vado a togliere così anche i segni della penna cancellabile e vado a fissare il colore della penna gel nelle fibre. Allora, ho passato il ferro da stiro, vedete che sono sottili i tratti della Micron. Adesso con questo marcatore acrilico, questo l'ho preso sempre in cartoleria, vado a realizzare dei piccolissimi punti luce. Aspettate che provo qui, benissimo, ne faccio 2 a destra e gli altri sul lato opposto, altrimenti sembra che ha gli occhi storti, Poi qui faccio sempre il cuoricino, meraviglioso questa bambolina, ecco fatto, bella, che è bellissima. Ok, per me va più che bene, ecco fatto. E la bambolina è pronta. Adesso incolliamo il cappellino e la mettiamo sul suo tag, e poi vi faccio vedere le calamite, quelle piccole ultra attrattive, dove le vado a posizionare. Allora, il cappellino deve stare così, in questo modo. Dentro mettete, come abbiamo fatto con la papera, metteteci un po' di ovattafiocchi, qui ve lo sistemate perché il cappello deve stare bene così, e poi qui ci andrà la piega, aspettate, così capite,
così, in questo modo. Quindi colla all'interno e andiamo ad incollare il cappellino come abbiamo fatto con la papera, nello stesso identico modo. Eccola qui appesa al mio frigorifero. Meravigliosa, ragazze, meravigliosa. Allora, vi ho fatto vedere la calamita attaccata al frigo, quanto è bella. Poi invece nei pomelli con questo spago fate un doppio giro, così questo ciondola e la bambolina starà perfettamente, quindi non c'è bisogno neanche di fare il cappietto, lo fate voi facendo 2 giri intorno al pomello o anche alla maniglia della porta o anche appese come quadretti. Vi volevo dire, queste calamite sono veramente eccezionali. L'unica accortezza, compratele un po' più grandi di quelle che ho io, così state tranquille che non scivoleranno. Adesso vi dico la misura di quelle mie, ma ripeto, vi consiglio acquistatele più grandi. Guardate, si attacca pure al metro. Allora, queste sono da 1 centimetro, poi compratele anche da 2 centimetri, che è ancora più sicuro. Va bene, ragazze? Queste le trovate al brico, le trovate su internet e le trovate anche, soprattutto in ferramenta. Non acquistate quelle nere, queste qui, perché queste non servono proprio a nulla. Queste non acquistatele. Comprate queste queste di colore acciaio. Va bene, ragazze? Non vi ho detto in particolare, qui il tag l'ho messo rotondo, ho messo un fiorellino blu, la pallina in legno e il metro. È meravigliosa, ragazze, è meravigliosa pure lei e sono meravigliosi pure loro, la coppietta. Ragazze, si chiamano Tag Ami, Taggami. Se vi fa piacere taggatemi, ve l'ho disegnato personalmente, è un progetto ideato e progettato da me con tanto di carta modello gratuito. Vi ricordo che il vostro supporto è sempre gratuito, così come i miei tutorial per tutte voi amiche mie che siete iscritte al mio canale. Vi ricordo, se non siete ancora amiche mie, iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita, ma soprattutto attivate la campanellina e supportatemi, ragazze, con cuoricino, commento, condivisione e soprattutto like. Spingiamo questo video, aiutiamo tante nostre amiche a prendere ispirazione e a realizzare questi bellissimi soggetti, perché voglio vedere il web pieno di questi soggetti, ragazze. Spero che questo tutorial vi sia veramente piaciuto, l'ho veramente ideato col cuore. In ogni progetto che realizzo io ci metto sempre il cuore, ragazze, il mio entusiasmo, e spero che non si spenga mai questa creatività. Intanto abbraccio ognuna di voi, vi ringrazio già per il supporto che mi darete e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao a tutte, amiche.